Ciao, benvenuti nel video delle location virtuali di Carrie lo sguardo di Satana, il film del 1976. Oggi abbiamo con noi un ospite d'onore, il mattino all'horror in bocca. Vi lascio giù nell'info box il link al suo canale, correte a iscrivervi perché è veramente interessante. È un canale che riguarda principalmente tutto ciò che riguarda il cinema horror, però affronta anche altri temi cinematografici. Tra l'altro, fra pochino gli passerò la linea perché ho delle domande da fargli proprio su questa pellicola. Sono sicura che verrà fuori un lavoro super interessante. Non vedo l'ora, anzi, iniziamo da subito. Stiamo cercando la Morningside Elementary School, che sarebbe la scuola frequentata da Carrie, che nel film si chiama Bates High School. Sarebbe una compilazione di varie scuole. Qui hanno fatto le riprese esterne, ecco, mettiamo il satellitare. Wow, eccoci! Questo è l'esterno della scuola. Cioè, fantastico che è veramente identica. No, cioè, sono senza parole, bellissimo. Fantastico. Comunque, Damiano, a proposito, allora, grazie mille per essere qui con noi oggi e partirei subito con una domanda proprio su questa location che, come ho detto prima, questa scuola nel film si chiama Bates High School. La mia curiosità era sapere se il nome fosse un omaggio ad Alfred Hitchcock, perché sappiamo tutti chi è Norman Bates, oppure se fosse solo una coincidenza. Inoltre volevo sapere cosa ne pensi di come si è conservata nel tempo questa location, anche se vabbè sicuramente è stata ristrutturata perché è una scuola e sicuramente l'hanno ristrutturata. Però ecco, non è una cosa così scontata perché in Italia abbiamo delle scuole che non vengono ristrutturate dal 42, quindi... dai, passo a te la linea, sono curiosissima. Ciao Niki, ciao, è un piacere essere ospite qui sul tuo canale e intanto ringrazio tutti quelli che ci stanno guardando e ci stanno ascoltando. Devo dire che sì, sicuramente, come hai detto anche tu, questa scuola è stata ristrutturata, però sinceramente la trovo molto bene. Ho un bellissimo ricordo, ecco, derivante appunto dal film, dalle scene girate all'interno di questa scuola. E sì, direi che il nome è chiaramente un omaggio a Psycho di Alfred Hitchcock, ma un po' in generale tutta la pellicola ha dei richiami, ecco, a questo bellissimo film che tra l'altro potete vedere anche qui sopra, quindi calza anche a pennello il mio contributo. E sì, in generale abbiamo più rimandi, ad esempio anche nel discorso della colonna sonora con la famosa nota di violino presente in Psycho che in Carrie torna in varie scene del film. Poi possiamo fare anche una sovrapposizione tra le due location, appunto Bates High School e Bates Motel, appunto il motel di Norman Bates, e anche tra i due personaggi, ecco, i nostri due protagonisti. Ad esempio sia Norman Bates che Carrie si mostrano almeno inizialmente comunque timidi, apparentemente miti a livello di carattere, ecco, a livello caratteriale, e poi invece vediamo che in loro sfocia tutta la rabbia repressa in qualche modo, e anche nella location possiamo trovare una similitudine, ecco, perché di fatto nel Bates Motel abbiamo avuto una serie di efferati omicidi, e anche la nostra scuola, il nostro liceo si trasformerà in un vero e proprio teatro degli orrori, ecco. Grazie mille, davvero super efficiente e super interessante. Grazie, grazie, grazie. E devo dire che sono rimasta veramente contenta perché cioè, sarebbe bellissimo se ci facessero anche entrare dentro con Google Maps, ma penso di no, siamo già stati fortunati a vederla da fuori. La prossima location del film è la casa di Carrie, che si trova a North Street, Santa Paola, California, Stati Uniti. No. No, era davanti a questa. È stata demolita, non c'è niente. Cioè, tutto pieno di case. Cioè, tutta la via, guardate, piena di case. Ovviamente hanno demolito solo... Ma non è che l'abbiano demolita perché magari la gente era spaventata, nessuno voleva comprare il terreno. Cioè, mi dispiace veramente, veramente tanto che l'abbiano distrutta. Cioè, io
avrei comprato il terreno immediatamente, ma immediatamente. Sarebbe stato bellissimo acquistare il terreno e costruirci su una casa. Io davvero sono senza parole. Allora, proprio a questo proposito, Damiano, ti ripasso la linea. Volevo chiederti, a parte ok, che effetto ti sta facendo vedere questa location, anzi, direttamente non vederla perché è stata demolita. A me sinceramente ha messo un po' di a me sinceramente ha messo un po' di tristezza ed è strano pensare che nessuno nel tempo abbia acquistato questo terreno. Sarà forse perché le persone sono spaventate proprio dal fatto che qui è stato girato un film così disturbante? E volevo anche chiederti appunto come acclamò la critica il film quando uscì. Cioè le persone erano davvero così tanto spaventate oppure venne accolto molto bene? Perché un terreno così grande dove ci hanno girato un film del genere non comprato da nessuno, nessuno ci ha costruito niente, cioè mi sembra veramente strano, o a dei costi spropositati, o veramente le persone sono spaventate e non vogliono andarci a vivere. Cosa ne pensi a riguardo? Accidenti, accidenti. Beh, fa tristezza sì, effettivamente. Non ne avevo la minima idea, ecco, di questo. Infatti dispiace. Sono assolutamente d'accordo, è un peccato appunto non costruire nuovamente su questo terreno a questo punto. Beh, c'è un po', ecco, la concezione di aver paura di luoghi, ecco, dove è accaduto qualcosa di terrificante in qualche modo, quindi probabilmente anche un po' per questo le persone non si sentono particolarmente sicure a vivere lì. C'è questa forte eventualità, ecco. Mi viene in mente ad esempio anche il discorso della 112 Ocean Avenue ad Amityville, New York, dove si consumò quel massacro che poi diede vita alla saga di Amityville. Chiaramente qui eravamo in un film, il discorso di Carrie, però è sempre il solito discorso magari di associare fatti macabri a una location e quindi si ha un po' di paura, ecco, di fare questo passo, di eventualmente provare a viverci, ecco, nonostante magari si sia anche apprezzato il film. Comunque è stato accolto positivamente dalla critica. Che io sappia, sia l'attrice che ha interpretato Carrie e anche l'attrice che ha interpretato la madre, insomma, entrambe hanno ricevuto la candidatura all'Oscar. Quindi comunque le loro interpretazioni sono state molto apprezzate. In più, una curiosità che forse non tutti sanno è che questa è stata la prima volta, tra virgolette, al cinema per Stephen King, quindi la prima trasposizione cinematografica di un suo romanzo. E questa è una cosa molto particolare, il tutto ha aiutato sicuramente a catalizzare l'attenzione su questo film che comunque è stato molto apprezzato, tanto da diventare un film di culto, ecco, poi negli anni. Quindi io credo che sia semplicemente un fatto, come dicevi tu, delle persone che potrebbero essere spaventate ricollegando l'abitazione a quel determinato scenario, anche perché personalmente ho trovato le scene girate all'interno dell'abitazione tra le più disturbanti, ecco, con questo rapporto conflittuale che ha Carrie con la madre che serve in qualche modo ad accrescere l'angoscia, anche la tensione che avverte lo spettatore guardando il film. Quindi ho un ricordo positivo e secondo me il film di De Palma è uno dei migliori classici del cinema horror. Scusate ragazzi, sono rimasta senza parole. Quest'ultima location mi ha letteralmente sconvolto. Sto pensando di andare laggiù ed acquistarla io. Ok, direi di passare alla prossima location. Allora, stiamo andando a vedere il campo sportivo dove si allenano i ragazzi della scuola di Carrie, che si trova a Bowdoin Street, le mie pronunce sempre favolose. Bowdoin Street, a Pacific Palisades, mamma mia, non mi chiedete di dire nomi. Ok, si trova qui in California, Stati Uniti. Perfetto. Faccelo vedere, faccelo vedere. Ok, ovviamente non mi ci va la rotellina. Vediamo se mi fa andare attorno. Dai, non c'è un povero Cristo che ha fatto una foto all'interno per farmela vedere.
Ecco qui il campetto della scuola. Sì, che poi infatti hanno usato un sacco di location diverse per fare questa scuola. Hanno fatto l'esterno da una parte, il campo sportivo da un'altra ancora, poi anche la scena della sala da ballo è fatta nella palestra di un'altra scuola, e però la scena con il sangue, sempre nella palestra, è stata fatta in studio. Quindi veramente una conciliazione di tantissime location diverse. Qui siamo in un'altra parte della scuola che però, attenzione, non si tratta della solita location, è un'altra location, l'Hermosa Beach Center in California, eccolo qui, dove praticamente alla fine del film si vede Carrie intrinseca di sangue scappar via scendendo da delle scale proprio da questo centro che nel film ti fanno credere che sia la scuola, ma in realtà è tutta un'altra location. Ci siamo! Trovato! Qui, questo punto qui. Si vede Carrie uscire da qui intrinseca di sangue e andare via da queste scale. Quindi è proprio dietro l'Hermosa Beach Center in California. No, è davvero bellissimo. Sono emozionata. Ok, dopo aver trovato anche questa splendida location, sarebbe bello andarci per davvero. Un giorno ci riuscirò, ci andremo. Questa era l'ultima location del film Carrie e passerei di nuovo la linea prima di concludere a Damiano, che volevo farti un po' di domande. Allora, prima di tutto, se c'era qualche curiosità interessante riguardante questa pellicola che volevi raccontarci. Poi volevo sapere come sono state girate le scene della sala da ballo, perché alcune scene erano un po' complicate da registrare e infatti, sempre a questo proposito, se ci sono state nel film alcune scene che hanno dovuto tagliare proprio perché per la difficoltà delle riprese. E ecco, sono molto curiosa e sarei contenta se poi ci dessi la tua opinione riguardo queste location, secondo te come si sono conservate negli anni, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, sì, certamente si possono raccontare altri aneddoti interessanti riguardanti questa pellicola. Ad esempio, tu mi chiedevi prima delle scene da ballo, ecco, la scena del ballo di fine anno è stata realizzata da De Palma utilizzando, secondo me, uno stratagemma niente male. Infatti, è stata ottenuta mettendo William Katt, che è appunto l'attore che doveva fare un po' da cavaliere, ecco, alla nostra Carrie e Sissy Spacek su una piattaforma che girava in una direzione, mentre la macchina da presa andava nell'altra. Una cosa che ho trovato molto molto singolare. Poi riguardo a scene non inserite per la difficoltà delle riprese, mi viene in mente in realtà una scena che rischiava di non essere mai girata e sto parlando di una delle sequenze più spettacolari del film, ovvero quella in cui la casa di Carrie viene avvolta dalle fiamme. Infatti De Palma aveva inizialmente pensato di realizzare una sequenza in cui una pioggia di pietre si abbatteva sulla casa della protagonista. Poi però, data la difficoltà nel realizzare effetti speciali, ecco, di questo tipo, il regista ha deciso di optare per l'incendio. Riguardo al cast, che io sappia, sì, effettivamente è così. Tutti, bene o male, erano lontani dall'avere un'età liceale. Ad esempio, il personaggio di William Katt aveva all'epoca 26 anni, la stessa Sissy Spacek ne aveva 27, la nostra Carrie. Quindi effettivamente sì, non sono stati presi attori intorno, ecco, magari ai 19-20 anni che potessero ricoprire questo ruolo e che anche proprio come età anagrafica sarebbero calzati a pennello per il ruolo. E poi ti dico la verità, mi ha fatto molto piacere rivedere queste location, anche grazie al tuo aiuto. Dopo tutti questi anni, ecco, dall'uscita di questo capolavoro, ho provato anche un senso di nostalgia, perché comunque sono passati anche alcuni anni dalla mia visione, ecco, di questo film.
quindi ho provato una certa emozione, soprattutto appunto con la scuola, anche con il campo sportivo dove si allenavano le ragazze. Peccato per la casa di Kerry che insomma non siamo riusciti a vedere visto che purtroppo è stata ecco eliminata sfortunatamente, però per il resto veramente è stato un bel viaggio, ecco, emotivo e emozionante. Wow, ti ringrazio veramente tantissimo che ci sei stato veramente d'aiuto e nulla, direi che il video può concludersi qui. Spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!